Ciao Jiu-Jitsus e ben ritrovati, oppure se è la prima volta che capitate sul mio canale, ciao, benvenuti. La mia serie natalizia è ufficialmente finita, spero che vi sia piaciuta e che vi abbia anche tenuto compagnia per la maggior parte di dicembre, ma come vi avevo anticipato, ho ancora qualche video in serbo per voi. Se seguite il mio canale saprete infatti che ogni anno, verso la fine di dicembre, pubblico un video dedicato al Best of Beauty, ovvero tutti i prodotti beauty che più ho amato nel corso dell'intero anno. Se vi piacciono i video dei prodotti preferiti del mese, questo vi piacerà ancora di più perché è un livello superiore. Non si tratta infatti di prodotti che mi sono piaciuti recentemente, ma dell'insieme dei prodotti che ho utilizzato, riacquistato e testato a fondo nel corso dell'anno e che ritengo essere i migliori. Però siccome ogni volta non riuscivo a inserire davvero tutti i prodotti che avrei voluto, quest'anno ho pensato di dividere il mio Best of Beauty del 2016 in 3 parti. Oggi, come avrete capito dal titolo, mi dedicherò al trucco, quindi make-up, dopodiché ci sarà un video dedicato alla cura della pelle e uno dedicato ai capelli. Perciò se siete alla ricerca di ispirazione per i vostri prossimi acquisti nel mondo beauty, non perdeteveli, io direi di iniziare subito, siccome ho un po' di cosette da mostrarvi, mettetevi comodi, prendetevi qualcosa da bere, rilassatevi e cominciamo! Direi di partire con fondotinta, BB cream, CC cream, tinted moisturizer, insomma come volete chiamarli. Vi dico subito che non ho selezionato un solo prodotto, ve ne mostrerò 3 che però a mio avviso sono abbastanza diversi l'uno dall'altro. Prima di tutto però vorrei, per quelli di voi che sono nuovi, farvi sapere che tipo di pelle ho, perché il fondotinta è molto personale e dipende tantissimo appunto dalla tipologia di pelle che avete. La mia è mista tendente al grasso, il che vuol dire che la zona T tende a lucidarsi molto facilmente, altre zone del mio viso invece sono più verso il secco, quindi mi serve una buona via di mezzo. Il primo prodotto che vi mostro era nel mio Best of Beauty del 2015 e probabilmente anche del 2014, quindi mi sento di dire con una discreta dose di sicurezza che è molto probabilmente il mio fondotinta preferito in assoluto, e si tratta del Matte Velvet Plus della Make Up Forever. Io ho il numero 35 se dovesse interessarvi e mi piace molto questo fondotinta perché ha un'ottima coprenza, quindi nasconde tutte le imperfezioni, anche le più evidenti, ha un finish opaco ma comunque naturale e quindi combatte bene la tendenza della mia zona T a lucidarsi facilmente. Si stende molto semplicemente, non ha bisogno di troppi trattamenti, insomma facile da usare, buona coprenza, finish matte ma comunque naturale. Cosa si può chiedere di più? Non lo so, infatti è il mio preferito in assoluto. Il secondo preferito è di Laura Mercier e l'ho scoperto relativamente di recente, diciamo 3 mesi fa, qualcosa del genere, però mi ha conquistato subito, tant'è che ho deciso di inserirlo nel Best of Beauty. È il Silk Creme Moisturizing Photo Edition Foundation di Laura Mercier. La differenza è che non ha un finish opaco, ma comunque neanche eccessivamente lucido, anzi non è lucido per niente, è luminoso, quindi il finish è naturale ma con un tocco di luce in più che riesce comunque ad andare d'accordo con la mia zona T, che è sempre super problematica. Dura a lungo, anche in questo caso è un fondotinta in crema, non so se ve l'ho detto del precedente, comunque si tratta di fondotinta in crema, facile da stendere, una discreta coprenza e quindi mi sento di consigliarvelo. Io ho il Medium Ivory. L'ultimo invece non è un fondotinta ma è un tinted moisturizer, quindi una crema idratante colorata, e siamo di nuovo su Laura Mercier. Si chiama il Tinted Moisturizer Oil Free, fondamentale, SPF 20. Questo genere di prodotti mi piace tantissimo, soprattutto in estate, quando preferisco qualcosa di più leggero a un classico fondotinta. Questo mi ha conquistata perché ha anche un'ottima coprenza, mentre di solito le BB cream, le CC cream o i tinted moisturizer tendono a essere un pelo troppo leggeri per il mio tipo di pelle. Mi è piaciuto tantissimo, l'ho usato tutta l'estate. Mi piace anche aggiungerlo a volte ai fondotinta più classici per renderli leggermente meno pesanti. E quindi ve lo consiglio, lo sto usando anche adesso in inverno in questo modo, proprio mischiandolo con i miei fondotinta di riferimento.
Bene, questi erano i miei 3 fondotinta preferiti. A seguire, correttori. Anche in questo caso ne ho selezionati 2, uno un po' più high end, quindi leggermente più costoso, e l'altro invece più facile da reperire e a un prezzo più abbordabile. Il primo credo che sia stato in altri Best of Beauty ed è il Instant Age, il cancella età della Maybelline. Mi piace tantissimo, l'ho usato per anni, a volte lo lascio da parte perché mi piace provare cose nuove, ma poi lo riscopro e me ne rinnamoro. E infatti forse l'ho anche inserito tra i miei preferiti di novembre o ottobre, non ricordo. La particolarità è che ha questa spugnetta in cima, molto al passo coi tempi, perché è tutta una spugnetta in questo periodo, non so perché, è un po' la moda. Si gira con questo meccanismo, il prodotto esce dalla spugnetta e poi si stende davvero facilmente, copre ogni tipo di imperfezione, occhiaie, macchie, brufoli, ma senza risultare eccessivamente pesante ed evidente. Quindi il cancelletà per me è un punto di riferimento e anche quest'anno è finito nel Best of Beauty. Anche il secondo è un altro grande classico mio ed è il Creamy Concealer della NARS. In questo caso l'applicatore è diverso, ha appunto la spugnetta in cima, come si chiama? L'applicatore classico. Anche questa volta si tratta di un correttore molto coprente ma con un finish naturale. Io ho il Light Honey, mentre del cancelletà, vediamo se lo trovo, non lo troverò, il Nude. Ok, vi ho detto tutto stavolta. Quindi 2 correttori. Andiamo avanti, vediamo di fare un po' una cosa sensata anche in base all'ordine nel quale applico il trucco di solito, così forse riuscirò a non dimenticare nulla. Primer occhi, lo applico tutti i giorni, non vivo senza. Devo dirvi la verità, quest'anno ero molto combattuta perché per tantissimo tempo il mio preferito è sempre stato quello della Urban Decay, che infatti è ritornato, l'Eyeshadow Primer Potion Eden, che è quello colorato. Ma nel corso del 2016 hanno cambiato la formulazione, è diverso il packaging, è diverso anche il prodotto in sé e a mio avviso è un po' meno efficace di come era in precedenza. Almeno questa è la mia sensazione. Ne ho provati altri, ho provato quello della NARS, ho provato quello della Benefit. Diciamo che questo è ancora tra i miei preferiti. Durante l'anno ho cambiato idea diverse volte, ma poi sul lungo andare mi sono accorta che quello che fa tenere meglio l'ombretto sui miei occhi è poi sempre questo, anche se avrei preferito che non cambiassero la formulazione. Quindi Eyeshadow Primer Potion Eden di Urban Decay. Cipria. Anche in questo caso ne ho selezionate 2 che però sono leggermente diverse. La prima è di Laura Mercier ed è la Loose Setting Powder Translucent, quindi una cipria traslucida, trasparente si dice forse in italiano. Si presenta in questo modo, è una polverina che poi si applica appunto chiaramente con il pennello per la cipria. Mi piace perché fissa il trucco ma non è stopposa, non è eccessivamente opaca, anzi è leggermente luminosa ma appena, non in modo eccessivo. La uso soprattutto in estate, ma la uso anche in inverno, non è detto, va un po' a seconda dei periodi e di come si sta comportando la mia pelle. La seconda cipria che ho selezionato e dovevo per forza includerla è della Hourglass. Tra l'altro ci tengo a dirvi che ho scoperto di recente che finalmente Sephora ha in vendita Hourglass. Per me è stata una sorpresa bellissima perché questo brand mi piace tantissimo e fino a pochissimo tempo fa in Italia era praticamente impossibile da acquistare. Invece ho scoperto che nel mio Sephora di riferimento non c'è ancora sul sito, ma credo che a questo punto sia disponibile negli store e che fra poco lo sarà anche online. La mia cipria di riferimento è la Ambient Lighting Powder Dim Light. La particolarità è che è una cipria luminosa, quindi fissa il trucco ma aggiunge anche un tocco di luce in più che rende la pelle e il viso più giovane, più fresco. A differenza di quella di Laura Mercier, appunto ha questa caratteristica che per me la rende speciale e per questo ho dovuto per forza inserirle entrambe.
Muoviamoci al prossimo articolo e direi di passare alla Terra Bronzer. Di nuovo ne ho selezionate due molto diverse. La prima è questa di Marc Jacobs, si chiama l'Omega Bronze in 102 Tantric. Intanto quanto è soddisfacente la confezione, gigante, e all'interno c'è veramente un quantitativo di prodotto smodato. Mi piace questo bronzer, questa terra, perché è molto molto naturale, quindi mentre a volte capita che quando si stende la terra bisogna fare attenzione perché sennò si finisce con l'avere delle macchie poco uniformi, questa è davvero leggerissima, facilissima da stendere, molto molto naturale, e l'ho riscoperta da poco, mi era piaciuta tantissimo, poi l'ho lasciata un po' da parte e quest'anno però è finita tra i miei preferiti in generale nel Best of Beauty, perché secondo me se lo merita. La seconda invece è molto diversa ed è di nuovo della Hourglass ed è la Ambient Lighting Bronzer in Luminous Bronze Light. Ancora una volta fa parte della linea Ambient Lighting, il che significa che si tratta di una terra molto luminosa. Non so se riuscite a vederlo, ma già dal contenitore si capisce che ha all'interno tutta una serie di come piccoli cristalli che illuminano il viso. È un po' più scura, quindi un po' più difficile da stendere di quella di Marc Jacobs, ma ha questo tocco di luce in più che, come vi dicevo, a volte fa la differenza. Oggi per esempio l'ho usata, anche se con le luci come al solito non vedrete niente. Comunque anche questa è finita nel Best of Beauty e quindi significa che mi è piaciuta moltissimo. Passiamo adesso ai blush. Ne ho selezionati due, simili ma diversi, come vedrete. Il primo è questo di Pixi by Petra, lo Sheer Cheek Gel. Come avrete capito si tratta di un blush gel. Mi piacciono molto questi prodotti in crema, diciamo mi piacciono di più i prodotti in crema rispetto a quelli in polvere, perché trovo che durino molto più a lungo e siano anche più intensi, e se mi seguite saprete che mi piace un bel blush evidente, un po' effetto Heidi, le caprette ti fanno ciao. E questo funziona molto bene, mi piace soprattutto in inverno perché ho scelto una colorazione leggermente più scura e quindi più adatta all'inverno. Mi piace però perché appunto dura molto a lungo, è piuttosto intenso. Stesso discorso invece per questo della Sephora, che è uscito proprio quest'anno e che fa parte della linea Wonderful Cushion, lanciata appunto all'inizio dell'estate da Sephora. La particolarità è che ha appunto un cuscinetto in cima che rende molto semplice applicare il prodotto senza bisogno né di sporcarsi le mani né di sporcare un pennello. Mi è piaciuto di più in estate perché ancora una volta è un prodotto intenso che dura a lungo, la colorazione però, che è Raspberry Splash, perlomeno il mio preferito è Raspberry Splash, la trovo un po' più adatta all'estate perché è più vivace rispetto a quello di Pixi by Petra, però entrambi li ho amati tantissimo. Ok, ultimo passaggio per quel che riguarda il viso, dopodiché passiamo agli occhi. Illuminante, e qui ha vinto a mani basse, ma proprio senza neanche doverci pensare un secondo, lo Champagne Pop, riuscirò a dirlo, si chiama così, Shimmering Skin Perfector, non si chiama, ah sì, Champagne Pop, ok, mi pareva, di Becca. Un brand che non credo sia disponibile in Italia, il che è veramente un peccato grandissimo. Spero che come Hourglass prima o poi arriverà. Se c'è e sapete dove acquistarlo, mettetemi un commento qui sotto perché mi interessa tantissimo. Eccolo qui, è un illuminante pazzesco, nel senso che non passa inosservato ed è un'altra cosa che a me piace molto. Un bel illuminante che mette in evidenza gli zigomi, che si veda, che illumini, non come altri che invece poi in realtà non si nota la differenza. Tra l'altro è anche perfetto da utilizzare sugli occhi. Io di solito lo applico subito sotto le sopracciglia e poi sugli zigomi e a volte anche qua nell'interno, perché dà veramente un tocco di luce che non passa inosservato. Quindi questa volta un prodotto solo, ma non c'erano dubbi, perché questo da quando l'ho provato, amore, veramente amore grandissimo. Bene, adesso passiamo agli occhi e direi di partire con gli ombretti.
In generale vi dico che mi piacciono molto gli ombretti della Sephora, trovo che abbiano un ottimo rapporto qualità-prezzo e quindi mi piacciono sia quelli nel packaging singolo, ma ho deciso però di mostrarvi due palette. La prima è questa appunto di Sephora, che fa parte della linea Colorful 5 e senza dubbio la mia preferita è quella Sunrise to Sunset Bronze, che ha tutte tonalità tra il marrone e il dorato. Trovo che siano pigmentati al punto giusto, li ho utilizzati tantissimo in estate, in primavera, in inverno, insomma 4 stagioni come la pizza, e forse erano addirittura tra i miei preferiti nel mio Best of Beauty del 2015 perché mi piacciono veramente tanto. Non potevo però non inserire anche una palette che in Italia è assolutamente introvabile. Io l'avevo presa all'inizio dell'anno a Miami ed è questa della Lorac, la Lorac Gold. Anche in questo caso si tratta di ombretti in tonalità del marrone, del dorato e del rosa. In un certo senso è un po' assimilabile alla Naked della Urban Decay, la Naked 3, che comunque era lì per entrare anche lei tra i miei preferiti nel Best of Beauty, ma poi non volevo inserire troppe palette per gli occhi. E questa non potevo lasciarla fuori perché si tratta degli ombretti più pigmentati che io abbia mai provato. Abbiamo fatto l'ombretto. Adesso direi di fare mascara, anzi vabbè, facciamo mascara, anche se in teoria avrei dovuto parlarvi prima dell'eyeliner, però ormai siamo qua. Due anche questa volta. Il primo è senza dubbio il Roller Lash della Benefit. All'inizio ero un po' restia, non l'avevo capito immediatamente, poi ho scoperto che in realtà è uno di quei mascara che funzionano meglio dopo un po' che li si usa. All'inizio era leggermente troppo liquido, invece col tempo è diventato semplicemente perfetto. Ha l'applicatore curvato, che secondo me è un tipo di applicatore ideale per dare volume e allungare le ciglia facilmente. È di quelli con le setole in plastica rigida che quindi vanno proprio a pettinare le ciglia, allungarle, volumizzarle, insomma perfetto, perlomeno per quel che mi riguarda. E il secondo invece ha un prezzo leggermente più accessibile ed è della CoverGirl. L'avevo acquistato in America se non sbaglio, ma ho scoperto che lo potete acquistare anche su Amazon, infatti l'ho inserito in uno dei miei video dei prodotti preferiti. Questo è il Clump Crush Water Resistant, quindi la versione waterproof. Di nuovo l'applicatore è molto simile a quello del Roller Lash, sempre curvato con le setole in plastica rigida, leggermente più panciuto, e infatti trovo che volumizzi leggermente di più le ciglia. Entrambi mi sono piaciuti tantissimo e quindi entrambi ve li consiglio ed entrambi sono nel mio Best of Beauty. Ok, adesso passiamo all'eyeliner. Uno solo questa volta perché è l'unico che ho utilizzato nel corso di tutto l'anno in modo continuativo. Ne ho provati degli altri, questo però a mio avviso è il più facile da utilizzare ed è il Fine Line di Sephora. Lo trovo il più facile da utilizzare perché ha questa punta in feltro sottilissima che permette quindi di fare una riga molto precisa, si stende facilmente, molto scrivente, insomma tutte le caratteristiche che più amo in un eyeliner. Già l'eyeliner lo trovo difficile da applicare in generale, se poi ne scegliamo uno che non è proprio il nostro diventa un vero incubo e a volte ci tocca rifare tutto il trucco quando ormai siamo quasi alla fine, il che veramente è una di quelle robe che fanno girare molto le scatole. Quindi Fine Line di Sephora. Cosa manca? Mancano le sopracciglia. Di solito inserivo il Brow Duo di Anastasia Beverly Hills, che comunque continuo a ritenere un prodotto più che valido, ma quest'anno ha fatto la sua entrata nel Best of Beauty New Entry, il Brow Lift di Charlotte Tilbury. Di nuovo mi dispiace perché è un brand che in Italia si fatica a trovare. Io questo l'ho acquistato in Inghilterra, ho scelto la colorazione Cara, ispirata appunto alla modella Cara Delevingne. È una matita per sopracciglia, da una parte ha il pettinino per pettinarle e dall'altra
il prodotto, si gira, il prodotto esce, ha questa forma inclinata che rende molto semplice disegnare le sopracciglia in modo preciso ma comunque naturale. Quindi il mio prodotto preferito per quel che riguarda le sopracciglia quest'anno è questo. Ultimo prodotto del Best of Beauty del 2016 è un fissante per il trucco, fondamentale soprattutto se avete bisogno che il trucco duri dalla mattina fino alla sera. Il mio preferito è sempre lui, l'All Nighter della Urban Decay. È uno spray molto sottile che fa durare decisamente più a lungo il trucco. Non è che ci sia molto di più da dire, perché già il fatto che tenga fede alle promesse secondo me è un ottimo biglietto da visita. Long lasting, verissimo, dura tanto, oil free, quindi non unge, si spruzza sul viso, si asciuga in un secondo e fissa il trucco. Evviva, ce l'abbiamo fatta! Fatemi controllare, vi ho mostrato tutto. Questi erano i miei prodotti preferiti in campo di trucco per il 2016. Io spero che il video vi sia stato utile, vi abbia dato delle indicazioni per i vostri prossimi acquisti. Se eravate indecisi, magari le mie piccole recensioni vi hanno aiutato a spingervi nella direzione giusta. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace, condividete il video, mettetelo tra i preferiti se vi va, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi per non perdere nessuno dei prossimi video e dei prossimi progettini. Io per oggi vi saluto, vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!